Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 227, oggi dedicata ad un evento astronomico ed astrologico importantissimo e lungamente atteso, il transito di Giove dal segno dell'Ariete al segno del Toro. Giove è un pianeta importantissimo, aumenta le possibilità, accresce i benefici, accresce il potenziale. Ovviamente questo accrescimento, questo potenziale di Giove sfruttato al massimo non sarà per tutti i segni, però anche per quei segni, leggendo un po' su internet, guardando anche parecchi video su YouTube, anche per quei segni per cui Giove non è proprio propizio, più che esercitare un influsso negativo, va magari a creare un momento particolarmente dinamico. E quindi in realtà l'influsso di Giove non è mai negativo, almeno in questo caso. In Toro porta appunto a concretizzare quelli che sono i semi piantati in precedenza e quindi magari a raggiungere mete o magari a fissare delle mete, insomma porta ad avere le idee ben chiare sul nostro percorso. E noi andremo a chiederlo alle nostre tre varianti che cosa porta Giove nel segno del Toro. Ti ricordo che l'influsso di Giove in Toro perdurerà fino al 26 maggio 2024, quindi un periodo abbastanza ampio per il nostro interattivo. La prima variante sarà il legno fossile, la seconda variante sarà il turchese africano e infine la terza variante sarà l'asterite. Voglio anche ricordarti che sabato 20 alle ore 17 a Palaia, a 200 metri dal mio studio, si terrà il Borgo della Birra Fest, una festa della birra, ma non solo una festa della birra, tornei, musica dal vivo, Cronos che fa le carte, i migliori ristoratori della zona e i migliori birrifici artigianali della zona, insomma una serie di eventi nell'evento. Quindi se vuoi salire a Palaia, gustare un po' di birra, qualche prodotto tipico e magari farti anche leggere le carte da Cronos, ti aspetto sabato 20 maggio dalle ore 17. Bene, la presentazione può finire qua, possiamo passare alle nostre tre varianti, come ben sai, però prima sigla! Variante del legno fossile. Andiamo a vedere innanzitutto in che energia sei tu che stai guardando la variante del legno fossile. Andiamo a vedere in quale energia sei allo stato attuale tu che stai guardando la variante del legno fossile. Se ti riconosci nella descrizione, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Ok. Il cavallo di coppe. Il 6 di spade. L'asso di denari. Il re di spade. Partire o restare? Questa sembra essere la domanda principale. Certo, poi le sfumature, quelle magari metticele tu, partire da una relazione, partire verso una relazione,
partire da un lavoro, partire da un luogo o partire verso un luogo o verso un progetto di vita. Il cavallo di coppe è un seduttore che ama sedurre, ma ama anche lasciarsi sedurre. Questo lasciarsi sedurre è dovuto non tanto nel caso del cavallo di coppe all'idea del semplice scambiarsi attenzioni o anche scambiarsi tenerezze con altre persone, quindi aprire anche altre situazioni a livello sentimentale o magari avere più corteggiatori o più possibili situazioni che lo attraggono o la attraggono, se stiamo parlando di una donna. La volontà di farsi corteggiare del cavallo di coppe diventa quasi una medicina che il nostro cavallo prende molto volentieri, in quanto spesso e volentieri va un po' a sanare, anche seppur momentaneamente, quelle che sono poi le proprie insicurezze di fondo. Di fatto il cavallo di coppe manifesta molta sicurezza, manifesta una grande personalità, è un tipo brillante, ma dentro ha il suo abisso personale. Ecco, forse partire rappresenta veramente abbracciare questo abisso. Il 6 di spade è una verità che viene a galla e un'apertura mentale o anche fisica verso nuove mete. Già, ma per far questo le mete precedenti vanno abbandonate, bisogna tagliare, bisogna rimandare quel progetto, bisogna chiudere quella relazione, bisogna avere il coraggio di aprirsi ad una relazione per chiudere un periodo di solitudine, oppure magari bisogna tornare sui propri passi. Tuttavia vedi nel tuo futuro una bella abbondanza, un asso di denari è comunque sempre una carta positiva. Però questo re di spade sembra fermarti, sembra dirti: fai attenzione ai passi che muovi, fai attenzione a come rivendichi di costruire il tuo destino, fai attenzione a quello che può essere l'indugiare oltre in una strada che ti seduce e proprio per questo ti spaventa. Aprirsi ad un qualcosa, una nuova relazione, un nuovo lavoro, un nuovo stile di vita, un nuovo luogo, una nuova esperienza di vita, un nuovo progetto. È certamente un qualcosa che dà grande motivazione, che appunto fa tirare fuori da noi tutta questa brillantezza, tutto questo scintillio di cui siamo capaci. Eppure dentro sentiamo che ancora dobbiamo comprendere il perché ci dirigiamo verso una tale meta. E forse dobbiamo ancora prendere coscienza di che cos'è che ci sta facendo muovere. Perché voglio portare avanti questo progetto? Perché voglio trasferirmi? Perché voglio portare avanti questa relazione? Perché voglio chiudere questa relazione? Perché voglio lasciare il posto dove abito? Perché voglio lasciare il mio lavoro? Non lo sai. Semplice. Non lo sai. Nemmeno tu sai dare una spiegazione a questa stregoneria che viene ad incantarti, che viene a sedurti, che viene a prometterti che comunque tutto sarà migliore, tutto sarà più bello, tutto sarà più costruttivo. Certo, se si tratta di un lavoro, di una relazione o di una persona verso cui vuoi tornare, certamente dall'altra parte sai che comunque una risposta c'è, un qualche tipo di contatto, un qualche tipo di risposta, un qualche tipo di approccio che possa risultare costruttivo c'è. E questo ti fa focalizzare le energie, ti fa dire: ok, non so ancora perché seguo un determinato percorso, però ci metterò tutto me stesso, tutto me stessa. Non so ancora perché sto portando avanti una relazione, non so ancora perché sto portando avanti un lavoro,
non so ancora perché sto indugiando nell'aprire una mia realtà lavorativa, però lo faccio, però vado avanti, lo sento. Sento che le motivazioni sono interiori, inconsce e che devo ancora scoprirle. Sembra che tu abbia anche un qualche tipo di contrasto con l'idea di fermezza, con l'idea di stabilità o di relazione anche, o se non addirittura di famiglia. Sei un po' un nomade nell'anima, mi viene da dire, centrato o centrata unicamente su te stesso, te stessa, anche all'interno di una situazione consolidata. Però nemmeno questo sai, nemmeno questo riesci a comprendere, il perché di questa spinta a superarti costantemente, di questa latente e costante insoddisfazione che tu hai e che non riesci a colmare il tuo abisso. È possibile che tu stia programmando un viaggio, uno spostamento. Sì, il 6 di spade potrebbe dirci questo, per qualcuno in posti lontani, per altri all'estero. È possibile che questo viaggio sia per sistemare una faccenda inerente a quella che è la tua stabilità, appunto un nuovo lavoro, appunto una storia che si avvia, appunto una convivenza. Però tutto questo, che fa parte delle sfumature, io ti do il canovaccio, poi le sfumature cucicele tu, in realtà non sai perché lo fai. Forse senti che anche in questa nuova situazione potresti dover contare unicamente su quella che è la tua fermezza e quindi di conseguenza anche in questa nuova situazione comunque sai che viaggerai da solo, da sola, pur anche se tu fossi accompagnato da un numero molto ampio di persone. La tua identità, la tua solitudine intellettuale, la tua solitudine animica anche, comunque saranno il tuo faro. Ed è un faro che tu ami, ma al tempo stesso disprezzi, perché è proprio quel faro che illumina un cammino in costante evoluzione che non ti fa fermare, che non ti fa mai mettere radici. E anche qualora tu metti radici, tu comunque fai di tutto perché la tua mente possa travalicare spazi nuovi. È un'irrequietudine di fondo che va poi a fare in modo che appunto questa insoddisfazione latente del cavallo di coppe non sia mai veramente colmata. Ti piace metterti in gioco, ti piacciono le nuove sfide, ti piacciono quei momenti in cui appunto si fa brillare la nostra personalità e però di contro non capisci perché una parte di te rifiuta questo costante apparire, questo costante mettersi in luce, come se non trovasse poi nessuna reale soddisfazione in ogni traguardo che riesce a raggiungere, perché poi alla fine ha sempre comunque necessità di stimolare nuovamente la propria immaginazione verso ciò che potrebbe essere. Potresti essere una persona che sta scegliendo di legarsi a qualcuno, convivenza, matrimonio, fidanzamento ufficiale, oppure di legarsi a livello lavorativo. Potresti essere una persona, come ti ho detto prima, che per lavoro addirittura deve spostarsi, oppure andare all'estero, oppure viaggiare lontano, o magari devi proprio trasferirti. Ti piace, ma non sai perché lo fai. Se ti riconosci nella descrizione, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Questa volta estraiamo per prima gli oracoli
e vediamo un pochino questo Giove in Toro dove va ad agire. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, i Veiardi. Prima di fare l'interpretazione estraiamo anche gli altri due oracoli, Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, dove andrà ad agire, su quali temi della tua vita andrà ad agire Giove in Toro. Persefone, la discesa. E infine estraiamo l'oracolo degli spiriti della natura. Per te che hai scelto la variante del legno fossile, il Salice. La fine dell'attuale fase nella quale ti trovi, ci dice la carta di Persefone, è inevitabile, ma perché questa fase vada ad una fine che ti soddisfa, che ti dà comunque quello che è un cammino il quale poi possa portarti dove veramente desideri, c'è bisogno che tu ti riconnetta a quella che è la tua vera volontà, perché in questo momento la tua volontà è un po' accecata da questa ricerca di sicurezza. La carta del Veiardo è chi comunque cerca sempre nelle persone alle quali si lega, non solo a livello affettivo ma anche a livello amicale o a livello anche lavorativo, mi viene da dire, un qualche tipo di autorità, che essa poi sia morale, che essa sia data dall'esperienza, che essa sia data, quindi un po' una persona che tende a voler cadere in piedi nei rapporti sociali. Ma questo secondo me viene molto da questo atteggiamento di cavallo di coppe che tu hai. Forse il profondo, l'inconscio, stai cercando di riempirlo con quelle che sono le esperienze, ma l'inconscio non lo freghi perché sta lì, attende, ti dice guarda, dovrai comunque cercare la saggezza in te stesso, in te stessa. In realtà già ce l'hai, è che non vuoi vederla, preferisci in questo momento cercare appunto punti di riferimento che puntualmente però vanno un po' a crollare, vanno un po' a mostrarti che non sempre le persone o le situazioni anche che ti seducono per la loro grande stabilità poi sono veramente così. La situazione che abbracci con tutto te stesso, tutto te stessa può avere poi magari dei risvolti per i quali le energie che devi buttarci sono molto superiori a ciò che avevi preventivato, oppure la persona che ti appare come una persona estremamente centrata poi magari ha, come tutti noi, degli irrisolti di tutto rispetto. Ecco, qua ti vengono a dire innanzitutto devi capire che certi irrisolti comunque fanno parte di tutti e che non si possono ignorare ma nemmeno riempire così come fossero un semplice scatolone dove si butta un po' tutto, perché poi alla fine tanto la radice quella è, tu stai togliendo la roba dallo scatolone e ne stai mettendo altra, ma questo non vuol dire lo scatolone è sempre lo stesso, quindi fondamentalmente non stai guardando la forma della scatola, ecco un po' la metafora potrebbe essere questa. La seconda è che ti viene a dire questo costante lasciarti sedurre, questo costante abbracciare anche forse cause non tue per alcuni, non sarà per tutti, però per alcuni potrebbe esserci un po' la persona che si lascia anche trascinare sull'onda dell'entusiasmo. Comunque alla fine verranno un po' attenuate da Giove, quindi magari ti sarà concesso di vedere nel profondo veramente cosa vuoi e magari anche
con tutto che la direzione che stai prendendo la porti in fondo, ti verranno fatti capire i reali motivi per cui l'universo ti sta spingendo verso un determinato cammino. Ma secondo me devi capirlo da solo, da sola, non puoi affidarti all'esperienza altrui, perché in questo caso non ti serve a niente, devi proprio discendere in te stesso, in te stessa. Andiamo a vedere più in dettaglio con il Goetia Tarot. Per te che hai scelto la variante del legno fossile. Allora, questo è al contrario, no, tutto il mazzo mi sa che è al contrario. Allora, vediamo un pochino. Il Papa. Vedi un po' questa ricerca che tu hai della figura di mentore o della figura che comunque per tramite della sua esperienza può tornarti utile. Però così facendo tu svaluti la tua di esperienza, svaluti ciò che hai insegnato e ti affidi un pochino a troppe chimere, forse talvolta cedendo anche alla tentazione di permettere agli altri di scegliere per te. E questo è sbagliato. Abbiamo il Re di Bastoni, il 5 di Bastoni, il 9 di Coppe. Torna il tema della volontà, ma torna anche il tema della seduzione. Il Fante di Coppe, accipicchia se torna la seduzione. L'Eremita. Il 6 di Bastoni. Un Re di Bastoni si contrappone a un Fante di Coppe. Una situazione di stabilità si fa sedurre dal vento della novità. Si fa sedurre da un'idea che porta forse anche quella leggerezza necessaria per riuscire a potersi realizzare in maniera magari meno dogmatica, più libera. E forse qui si sente proprio il profumo della libertà in una novità, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di coppia, che potrebbe irrompere, a turbare un po' la serenità di questo Papa. Ma anche se fosse un trasferimento lavorativo o di casa, un allontanamento dalla famiglia, del resto il Re di Bastoni mi può significare anche le nostre origini e il posto dove siamo cresciuti. Sicuramente questo Fante di Coppe viene un po' a rimescolare le carte, viene a sedurre, viene a far accarezzare l'idea di recidere l'attuale situazione per potersi proiettare oltre. Ma oltre che cosa c'è? C'è un 5 di bastoni e c'è un eremita. Ti spaventa la solitudine. Forse hai bisogno per colmare questo vuoto interiore del cavallo di coppe, come abbiamo visto, di quella che fondamentalmente altri non è che l'approvazione altrui, soprattutto delle persone a cui tu riconosci un valore aggiunto per via della loro posizione o della loro saggezza o della loro conoscenza. Eppure così facendo, oltre a far perdurare questo abisso che sempre di più diventa profondo, rinneghi la tua di conoscenza, devi ritrovare la tua conoscenza. Giove ti invita a fare questo. Ed ecco perché comunque un'attuale situazione di qualsiasi tipo per te rappresenti una stabilità, sarà comunque sensibile di una sfida da un
nuovo modo di vedere le cose, da una nuova prospettiva che può riguardare l'amore, il lavoro, l'abitazione, come ti ho già detto, lo studio anche. Potresti cambiare corso di studi, ma quello che ne guadagnerai sarà più che la conoscenza di un nuovo mondo, la comprensione di te stesso, di te stessa, di quella volontà che muove la tua interiorità più profonda. Un eremita è colui che ha fatto esperienza, è colui che sa dare il valore alla propria esperienza e non ha bisogno dell'esperienza degli altri. È questo che Giove in Toro ti porta la possibilità di misurarti con ciò che nel profondo vuoi e con ciò che invece superficialmente, anche forse per quelle che sono le tue insicurezze, tu promuovi. E quindi magari inizierai a cercare meno l'approvazione degli altri, magari inizierai a cercare meno di circondarti di quelle persone o di quelle situazioni che forse possono ispirarti sicurezza, perché vorrai costruire la tua sicurezza. In particolare sul lavoro potresti essere una persona che accetta la sfida di camminare in solitudine e che la vince anche con un 6 di bastoni e soprattutto anche con un 9 di coppe, carta di abbondanza. Pur tuttavia il regalo di questo Giove in Toro per te è l'introspezione, è la capacità di scendere nel profondo, a vedere quali meccanismi muovono la tua volontà, a riconoscerli e quindi magari anche a fare quei piccoli aggiustamenti che sono necessari. Ma per far questo, ti ripeto, hai bisogno di sdoganarti da quelle figure, in un certo senso anche genitoriali, che per te rappresentano un po' delle colonne, vuoi per la loro situazione lavorativa, quindi magari sono superiori, magari sono persone che comunque hanno un'esperienza lavorativa molto forte, vuoi per la loro saggezza, perché magari sono persone nelle quali tu riconosci un tipo di saggezza molto importante, vuoi perché comunque per te rappresentano un punto fermo, quindi magari quelle persone che comunque per te ci sono sempre nei momenti in cui hai bisogno di un consiglio, di una... Ecco, qui diventi tu il saggio o la saggia, però lo fai perché Giove in Toro va a depurare attraverso anche la tua scelta di lasciarti attrarre da una nuova prospettiva che fino ad oggi potrebbe rimettere in discussione molti dei tuoi vincoli e dei tuoi legami. Tu vai a decidere di rivendicare la tua di esperienza senza seguire il dettame di quell'altrui. In particolare, se qui c'è una coppia consolidata, potrebbe veramente essere il momento in cui si sceglie di prendersi una pausa di riflessione. E come diceva una persona anni fa che conoscevo io, le pause di riflessione hanno sempre nome e cognome, e anche in questo caso probabilmente ce l'avrà. Ma comunque, al di là di questo, quello che ci interessa è che alla fine questo 9 di coppe ti porterà a placare anche, forse con una sensazione di pienezza, una sensazione di anche saturazione, ti porterà a placare il senso di dipendenza da altri e ti porterà a trionfare su quella che è poi la direzione che hai scelto, in quella che è la direzione che hai scelto. Ovviamente la direzione che hai scelto dovrà lasciare indietro qualche tipo di stabilità che tu hai ora. Andiamo a mettere altre carte, perché io credo che qui ci sia veramente un distaccarsi da una situazione già consolidata. E forse addirittura in alcuni casi potrebbe essere un distaccarsi da una situazione che si sta per consolidare, ovvero magari un lavoro che sta per iniziare o è iniziato da poco, dal quale alla fine si capisce che non fa per noi, o una relazione, o addirittura mi spingo a dire convivenza, che potrebbe iniziare ma che dopo pochissimo tempo ci fa comprendere che forse abbiamo agito in modo troppo frettoloso e quindi ci
apre le porte per una nuova avventura, per una nuova strada, attraverso anche quella che è poi una persona, secondo me qua. Di fatto la carta dei vegliardi parla di ciò che è portato da una persona esterna alla nostra volontà, quindi comunque qua c'è un qualcuno che questa scintilla te la viene ad accendere, Vediamo un po'. Il 4 di bastoni. Il 6 di spade, che ti era già uscito fra l'altro. E il 6 di denari. Vedi, ora sono molto più chiare. Il 4 di bastoni è proprio la situazione consolidata o che si sta consolidando, dalla quale si sceglie di fuggire. Perché? Perché non ci dà? Perché alla fine è uno specchietto per le allodole. È un qualcosa che non ci completa veramente. È un qualcosa dal quale ci siamo lasciati sedurre, ma che poi alla fine si basa sull'esperienza di qualcun altro, non sulla nostra. E qui noi abbiamo bisogno di viaggiare ancora, per arrivare a questo 6 di denari, ad arrivare ad un equilibrio per cui riusciamo non solo ad avere, a prendere, ma anche a dare. È un taglio che fai poco prima del traguardo, un tornare indietro, un passo indietro che fai poco prima di un traguardo, che ti porta a ripensare il tuo approccio a te stesso, te stessa, alla tua vera volontà, per darti poi più serenità e sicuramente anche traguardi più belli, più completi, più in sintonia con quella che è la tua vera saggezza, senza appoggiarti alla saggezza e alle scelte soprattutto altrui. Ti viene data la possibilità di scegliere e non di far scegliere gli altri. Questo è il dono di Giove in Toro per te. È una bellissima variante, ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del turchese africano. Andiamo a vedere in che energia sei tu che hai scelto la variante del turchese africano. Se la descrizione ti risuona, continua pure a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Per te che hai scelto la variante del turchese africano. Ok, vediamo un pochino per te che hai scelto la variante del turchese africano. Il 6 di coppe è una bella carta, fondamentalmente rappresenta il costruire o il progettare o anche l'immaginare, visto che comunque l'immaginare è già la base per poi poter progettare, poter costruire quella che è una vita migliore, quello che fondamentalmente corrisponde poi ai nostri piaceri, a ciò che vorremmo veramente si manifestasse nella nostra vita. Forse nel 6 di coppe c'è una punta di nostalgia, magari, ma la nostalgia non deve essere necessariamente legata ad una persona o ad una situazione. La nostalgia può essere anche un po' un atteggiamento mentale, forse un dire voglio ritrovare quella serenità, quella tranquillità che ho avuto da adolescente, ipotesi,
e quindi voglio costruirmi un micro-universo a mia misura, voglio fare in modo che quando chiudo la porta di casa sia io col mio mondo, col mio partner o la mia partner, e che questo sia completo, sia bello. Ecco, c'è bellezza, c'è semplicità, ricerca di piacere e forse appunto anche una punta di quella che può essere magari nostalgia per un qualcosa che forse ha originato poi questo, magari, che ne so, una famiglia ben equilibrata ha originato il desiderio di costruire a propria volta una situazione di coppia ben equilibrata. L'innamorato, il 10 di denari, sì, qui si parla proprio di, secondo me si parla molto di 5 di coppe, secondo me qua si parla molto di amore, Oddio, ora un 5 di coppe, perché poi vedi, io non vorrei sempre buttarla sul discorso, qui c'è stata una persona che ti ha ferito, bla bla bla, però un 5 di coppe effettivamente è un po' di disappunto, è un po' di, forse va a dare una marcia in più a questa sensazione di nostalgia, anche perché di solito è proprio la carta del rinnovamento affettivo. Ora, anche in questo caso il rinnovamento affettivo perché avviene? Avviene perché comunque riconosciamo che amandoci dobbiamo essere in grado di darci delle possibilità oltre quello che il passato ci ha strappato, ci ha tolto, o che magari si è semplicemente concluso perché non era più energeticamente valido. E quindi è veramente difficile darti una lettura qua che esuli dal contesto della coppia, però ci proviamo, anche perché comunque il 10 di denari di solito è proprio una carta di famiglia, di nuovo, quindi qui se non è coppia è famiglia, oppure potrebbe essere veramente qualcuno a cui vuoi molto 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 bene, al punto da averci magari un amore platonico o una sorta di feeling, ecco, che magari con questo 5 di coppe in finale potrebbe essere una persona sul quale o sulla quale ti stai interrogando. Però è molto difficile, per esempio, legarci qua il lavoro. Ci possiamo legare il discorso di avere una situazione nella quale si deve scegliere magari anche un trasferimento lontano dalla famiglia, perché qui il tema della famiglia comunque torna, e il 6 di coppe può essere appunto la ricerca anche di un'abitazione fisica proprio, mentre il 6 di l'innamorato appunto potrebbe essere anche la ricerca di una sistemazione lavorativa, oppure l'aiuto che ci viene offerto da una sistemazione lavorativa che comunque è in grado di darci abbastanza in termini economici, e quindi magari per questo dobbiamo lasciare indietro una situazione abitativa, dobbiamo magari allontanarci. Può essere una variante, però secondo me in linea di massima qua si parla proprio di coppia o possibile coppia o famiglia, insomma si parla di sentimento. Qui potresti essere una persona che sta valutando i suoi sentimenti verso qualcuno, o se così non è, che sta valutando la sua situazione con qualcuno, quindi una persona che magari sta chiedendosi se è il caso di rompere una relazione con questo 5 di coppe, oppure, e ce la vedo molto più questa seconda ipotesi, una persona che sta cercando di capire il valore di qualcuno, che questo qualcuno poi sia un ex, come queste due carte stanno a significare, sembrano voler significare, o che questo qualcuno sia un qualcuno di nuovo ma che comunque non c'è del tutto estraneo estranea. Questo fa poca differenza. Sicuramente molto più probabile che qua si parli di un ex, perché la 10 di denari può essere il rimpiangere una situazione di coppia precedente dove forse c'era con questo innamorato anche la possibilità di veder crescere un po' un qualcosa di molto importante, di molto bello, e che però poi si è fermato, si è arenato, lasciando appunto questa punta di nostalgia. Questo potrebbe portarti ad essere una persona che forse cede un po' alla disillusione, e questo magari non fa bene, perché poi alla fine l'innamorato è anche una carta di passaggio iniziatico, qualsiasi sia
questa situazione che sembra averti un po' forse reso sospettoso, sospettosa verso gli altri, che viene dal passato, fondamentalmente altro non aveva che lo scopo di formarti caratterialmente e di lasciarti in eredità appunto quello che è poi un nuovo amore per te stesso, te stessa, che poi si va a consolidare. L'imperatrice. L'asso di bastoni. La carta numero 8 in questo mazzo che segue la scuola inglese è la forza e viceversa la 11 è la giustizia. Sì, qui c'è una relazione che sta scoppiando o che è scoppiata e che ha segnato parecchio. Vedi, la carta ti dice che tu stai ricostruendo la scentratura su te stesso, su te stessa, e soprattutto per quelli che sono i rapporti umani, il valore che dai alle persone che hai attorno. Questo rinnovamento affettivo potrebbe significare anche l'aprirsi, non inteso in senso di coppia, ma l'aprirsi a più situazioni, forse anche per tamponare un po' quella che può essere una delusione e una frustrazione precedente. L'imperatrice è una carta che rappresenta sempre quella che è la costruzione di un qualcosa, ma con un 6 di con un innamorato, scusami, probabilmente il potere dell'imperatrice è suscettibile di scelte e l'imperatrice non è una persona che sceglie dopo aver pensato, dopo aver ponderato, una persona che sceglie di pancia. Quindi qua quello che mi viene da dire è che potresti aver scelto, potresti aver subito una scelta a livello affettivo che o fisicamente o mentalmente si sta trascinando, quindi o la persona se n'è andato, se n'è andata, o te ne sei andato, andata tu improvvisamente dal nulla, ma ancora gli strascichi a livello di possibilità che ti dai ce li hai, quindi ancora un po' questa sfiducia latente la devi elaborare con un 10 di denari, oppure la persona c'è ancora però non c'è allo stesso tempo, quindi un po' quelle storie altalenanti, e quindi anche qui devi lavorarci sopra. L'asso di bastoni sono le tante nuove possibilità che ti stai dando, ma poi sono tutte alla luce di un 5 di coppe, come se ci fosse un fermo a questa tua volontà di recuperare la pienezza di amarti e quindi di riflesso anche di amare. È come se questa situazione ti avesse pesantemente minato o minata in quella che è poi la tua autostima fondamentalmente. La carta della forza è una carta di cura, ti dice prenditi cura di te, prenditi cura del microcosmo che vivi, lascia anche che le altre persone si curino di te, non essere così diffidente, lascia che comunque ci sia un riequilibrio fra quello che è il tuo sentire più profondo, così ferito, così scosso da una situazione che probabilmente ha minato le tue certezze e ha minato anche questo bel sogno che tu avevi, e le nuove possibilità che invece magari arrivano per portarti anche linguaggi completamente nuovi. L'asso di bastoni può essere anche il comunicare, il progettare. Sembri mettere tanta carne al fuoco, ma poi in realtà sembri fermare tutto per la paura che questa volta non sia così. Sì, io penso che sia così. Se la tua fonte principale di preoccupazioni non deriva da un fermo a livello amoroso, prova a cambiare variante, perché qui di lavoro secondo me non ne parlano. Ne possano parlare un innamorato, un'imperatrice, anche una forza, forse anche questi due, ma introdotti da un 6 di coppe, chiusi da un 5 di coppe, con una carta di 10 di denari che mi va a significare la famiglia. Beh, sono molto forti queste carte qua, soprattutto a livello, ti ripeto, di
relazione di partnership o anche magari di matrimonio finito dal quale poi in realtà non sappiamo più riprenderci. Un po' come se ci chiedessimo se veramente le persone che sono attorno a noi sono capaci di ascoltarci nel profondo, di percepire quella che è la nostra profondità interiore. Se non è una questione d'amore, è una questione di famiglia. Di una famiglia dalla quale probabilmente ti stai o ti sei distaccato o distaccata, e anche qua però questo ti ha probabilmente, o magari una persona della famiglia che si è distaccato o distaccata dalla famiglia, e anche questo probabilmente ha avviato in te un grande cambiamento. E però anche qui la meta finale è il darti amore, il darti possibilità. La meta finale di tutto è questo. E tu questo stai cercando il modo di comprendere se nell'universo c'è veramente tutto questo bene che noi cartomanti cialtroni diciamo. Ma veramente l'universo è tutto questo amore che la lucerna di Cronos ci dice? Io non l'ho mai detto, però vabbè, poniamo. Ecco, questa è la tua domanda. Estraiamo prima gli oracoli per vedere Giove in Toro che cosa ti porta, e poi andremo a vedere quale energia sarà il risultato di questo dono che ti fa Giove in Toro. Per te che hai scelto la variante del turchese africano. La sposa dell'agnello. Estraiamo anche l'Ancient Feminine Wisdom. Pentesileia, la grandezza. Amazone. E poi Amazon, vabbè, grandezza. E infine estraiamo la carta dell'oracolo degli spiriti della natura. La fusaggine. Hai due carte che fanno riferimento al destino e sono Pentesileia e la fusaggine, ed una carta che è molto affine alla regina di coppe, quindi parla proprio il manualetto, qua non fa neanche cenno al lavoro, qua parla proprio dell'amore. Qual è il tuo destino inerente l'amore? L'amore inteso come forma più alta, non solo l'amore inteso come amore di coppia. Sembra che Giove in Toro ti porti la risposta a questo quesito e ti aiuti a comprendere come fondamentalmente, benché il destino sia a grandi linee tracciato, in realtà quei piccoli orientamenti, quelle piccole deviazioni funzionali a rendere appunto il destino ancora più forte, ancora più bello, non solo sono possibili, ma sono anche auspicabili. Nel tuo destino c'è comunque il riuscire a capire se veramente l'universo ha tutto questo amore di cui si parla, e c'è la possibilità di comprenderlo nel profondo. La regina di coppe, a cui questa carta è affine, è fondamentalmente una persona che si circonda di bello, ma per far questo hai bisogno di puntare in alto, di elevarti sopra quello che è lo standard attuale delle tue percezioni inerenti al tema dell'amore che devi vedere, ti ripeto, non solo come tema di coppia, ma come energia universale. Un po', se puoi, se ti fa piacere, vatti a rivedere il video dello speciale per i 5.000 utenti che è dedicato proprio all'amore come forma di filosofia. Ecco,
è un po' questo, secondo me, che qua ti viene detto. Dov'è questa percezione dell'amore e perché proprio questa percezione ti viene detto di far salire, far puntare in alto, e perché su questa Giove andrà a lavorare? Vediamo che cosa ne viene fuori. Per te che hai scelto, perché niente è immutabile qua, ti dicono alla fine, cioè puoi ottenere comunque le stesse mete con quelli che sono magari mezzi differenti. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del turchese africano. Allora, il 4 di bastoni. L'asso di bastoni. Il 7 di bastoni, qui c'è molta passione. Il 4 di coppe. Già un'idea ce l'ho, però tiro giù anche le carte di chiarimento, se necessario ne aggiungo altre 3. Per te che hai scelto la variante del turchese africano. Cavallo di bastoni. Tre di coppe. Il sole. Non devi pensare che il 3 di coppe sia sempre una carta di triangolazione amorosa. Il 3 di coppe spesso e volentieri rappresenta, più che la triangolazione, quella che è una celebrazione che magari dura lo spazio di pochi giorni o di un giorno, quindi un momento in cui viene investito o investita da questa grande energia rappresentata da un 7 di bastoni che ti fa comprendere come forse stai chiedendo meno rispetto a quanto l'universo potrebbe darti. Fondamentalmente è così qua. L'universo potrebbe darti un sole e un 4 di coppe. In termini di richiesta di amore sono una grande abbondanza e addirittura una gran lussuria, se mi permetti. E certamente una grande centratura. Vivere la bellezza, ma viverla completamente. Vivere l'alta energia dell'amore. Ecco, sembra che questa situazione per te sboccerà all'improvviso, con un asso di bastoni su cavallo di bastoni. Nonostante le tue resistenze, l'apertura all'amore, alla forma di amore, totalizzante, mistica quasi mi viene da dire. Perché tu questo hai bisogno di comprendere. Hai bisogno di comprendere che l'amore non si fotografa, non si fissa in un punto, non si dice quello è amore, questo no. Si dice quello era una forma di amore, questa è un'altra forma di amore. Non si resta fissati in un amore che può essere quello anche genitoriale, che ci fa rimpiangere con questa punta di nostalgia iniziale una infanzia, un'adolescenza, o che ci fa magari anche rimpiangere quella persona che magari ha rotto i rapporti con noi e se n'è andata, o magari ci fa dire io non avrò mai, No, tu hai bisogno di amare, hai bisogno di amarti soprattutto, e questo ti arriva tramite uno shock. Asso di bastoni è una notizia, è uno shock, è un qualcuno che ti cerca, è un evento che ti fa capire che tu, con questo cavallo di bastoni, hai ancora tanti territori inesplorati, oltre i quali viaggiare.
e ti renderai conto che quello che tu hai chiamato fino ad oggi amore è un qualcosa che rappresenta solo parzialmente ciò che è il vero potenziale dell'amore. Certo, questo potrebbe spaventarti, un 7 di bastoni è una carta di scelta anomala, davanti a un 3 di coppe, possibilità superiori addirittura a quella che è la nostra abitudine. Se bevi, bevi da una coppa, non da 3 coppe, ammesso che tu non sia un alcolizzato, però. E ti porta una grande abbondanza e porta alla luce questa grande abbondanza e questa grande capacità di sedurre. Tu potresti dirmi, ma io non ho più voglia, io non mi metto in gioco, io non mi curo, io non mi apro, io non voglio relazioni. Lo farai. Lo farai perché sarai tu stesso, tu stessa a rivedere i tuoi parametri inerenti all'amore. E qui ti porta proprio il puntare oltre obiettivi che per te al momento sono completamente fuori da ogni logica. Come se tu decidessi di rivendicare tutto l'amore che ti è stato negato fino ad oggi. Voglio vederci più chiaro, vediamo un po'. Potrebbe essere anche una nuova conoscenza qua, E non è detto che sia una nuova conoscenza se tu sei solo single, potrebbe essere anche una nuova conoscenza se sei anche in coppia, oppure un rinfocolare delle energie della coppia, ma io qui ci vedo proprio un diverso, un po' come se sposti l'asticella degli obiettivi più in alto. Non spostarla più alta di quella di Cronos, altrimenti cade. Io ormai sono arrivato al limite. Proprio una misantropia veramente importante. Vediamo un po'. A me dirà ferma la misantropia. Allora, il 10 di bastoni, il 2 di coppe, ragazzi, io il diavolo, la passione. Sì, probabilmente sì, nonostante ogni tua resistenza, qui è proprio un qualcuno che ti insegna quello che è l'amore. Ti insegna cosa vuol dire essere amati e cosa vuol dire amarsi. E fa rimettere completamente in gioco tutto il tuo concetto di amore. Basta, non ci perdo più tempo perché mi sembra chiarissimo. Ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'asterite. Andiamo a vedere qual è la tua energia per te che stai guardando la variante dell'asterite. Se la descrizione ti risuona, ti invito a continuare la visione del video, in caso contrario hai altre due possibilità. Il 4 di spade non è una carta brutta, è una carta di riposo, di ritiro, di meditazione, di guarigione. Forse sei una persona che sta uscendo da un conflitto, è uscita da un conflitto, o magari anche che è uscita da un conflitto che aveva con se stesso, se stessa, quindi è riuscito magari ad elaborare una qualche delusione del passato. La carta del 4 di spade rappresenta sempre una tregua, un momento di fermezza nel quale si fa un po' la cernita delle energie che abbiamo e se ne approfitta per ricaricarci.
il 5 di bastoni, l'8 di denari, il 10 di coppe. Qua sei un po' come Cronos, qua lavori, per cosa? Per il soldo o per la gloria? Per la gloria. Vabbè, a parte questo, diciamo che qui c'è veramente un grande lavoro che stai facendo su di te, veramente, e forse anche non solo su di te, ma anche su quelle che sono le tue risorse energetiche o addirittura quelle materiali. La carta dell'8 di denari è una carta di continuità, di routine, di lavoro, di vita quotidiana che si affronta con un 5 di bastoni, una consapevolezza di avere comunque tutti i numeri per poter riuscire a raggiungere ad un 10 di coppe. Sei una persona tenace che insegue i propri obiettivi con la sicurezza che comunque l'universo o le persone attorno a lui o a lei gli daranno merito. Il 10 di coppe non è soltanto una carta di amore o coppia, ma è anche una carta di riconoscimenti da parte delle persone che abbiamo intorno. Sicuramente la tua situazione in questo momento è molto più settata, vedi, sul lavoro, un fante di denari, ok, potrebbe essere anche un corteggiatore, una corteggiatrice, però ci sta più il lavoro. 5 di spade, questa non ci piace tanto, a dire la verità, però è la carta di chi persevera alla fine, e l'asso di coppe. Allora, sicuramente per quanto riguarda l'amore, qui potresti essere una di quelle persone che magari in questo momento non ha tanto la testa settata sul sentimento. Sì, forse con questo 5 di spade su 8 di denari magari l'intesa che c'era in una coppia agli inizi, o magari una storia che è finita, o magari quella che può essere una vita di coppia per cui hai bisogno di chi ti completi, può mancarti, ok? Però vedo che qua corteggiatori o corteggiatrici non ti mancano, anche alla luce di un 5 di bastoni che non è soltanto comunque una carta dedicata al lavoro come ho detto prima, ma anche la carta di chi riesce comunque ad emergere grazie a quelle qualità innate che ha, quindi le qualità della propria personalità fondamentalmente. È come però se tu in questo momento con un 4 di spade scegliessi di fermare un po' tutto, di prenderti un break, di comprendere come arrivare a questo 10 di coppe, a questo asso di coppe. Forse potrebbe essere la classica situazione dove hai intorno tanti corteggiatori o tante corteggiatrici, ma fondamentalmente tu hai magari delle esigenze diverse, non dico fisicamente, perché poi la bellezza è soggettiva, hai esigenze diverse per quanto riguarda magari l'interazione con le persone, il dialogo che deve esserci, e quindi di conseguenza magari delle possibilità che hai intorno nessuno sa darti veramente ciò che cerchi, e magari la persona che secondo te potrebbe darti manco ti guarda di striscio. Oppure potresti essere una persona che forse sta vivendo in modo estremamente traumatico una relazione e vorrebbe arrivare a rinnovarla. Non dico a lasciarsi qua, perché qua non è un lasciarsi, qua è un rinnovare proprio. Ora, in tutti i casi comunque l'aspetto relazionale, ti ho dato due opzioni, lo vedo molto minore qua secondo me. Qua secondo me l'asso di coppe, più che andarmi a rappresentare il trovare l'amore, mi va a rappresentare il riuscire a concretizzare queste basi fatte da un 5 di bastoni e da un fante di denari, quindi la teoria e la pratica fondamentalmente. Fante di denari è uno studioso, è un contratto anche, è un qualcuno che si pone delle mete, potresti essere anche un universitario, un'universitaria. Il 5 di bastoni appunto è la volontà, la determinazione caratteriale per riuscire a sorpassare anche quelli che sono eventuali scogli in un percorso che si vuol prendere e che comunque vede la nostra determinazione per arrivare a
una realizzazione che porti poi abbondanza, che porti stabilità. Quindi sembri una persona molto più settata sul lavoro o sulla dimensione di studio o sulla ricerca di un lavoro. Certamente le tue qualità in luce saranno messe, e già lo sono, però saranno ancora più messe qua, perché comunque asso di coppe e 10 di coppe sono, in termini di abbondanza, quanto di meglio ci sia fra gli arcani minori. Quindi direi che è perfetta come lettura. Qui stai lavorando alacremente a quella che è una realizzazione, stai anche procedendo in tempi abbastanza rapidi. Certo è che forse potrebbero difettarti le risorse, oppure magari questo 5 di spade, come abbiamo detto, ti fa avere tanta determinazione nel perseguire i tuoi obiettivi, ma di contro ti dà anche un po' di inquietudine, perché comunque questo cammino sembra che tu lo stia facendo da solo, da sola. Anche se fossi in coppia, comunque è un cammino che porti avanti energeticamente, mentalmente, da solo, da sola. In ultima analisi, qui potremmo dire anche di una persona che sta imparando o affinando una tecnica artistica, pur con tutte le difficoltà del caso. Però non mi sembrano carte brutte, sei una persona determinata a costruirsi il futuro. Forse potrebbero esserci state anche prove importanti per te a livello lavorativo, e quindi magari potresti aver seminato tanto negli anni precedenti a questo importante transito di Giove in Toro. Andiamo a vedere con gli oracoli e poi vediamo l'approfondimento con il mazzo del Goetia Tarot. Per te che hai scelto la variante dell'asterite, che cosa porta Giove in Toro? Il terzo cavaliere. Prima di interpretare, estraiamo anche l'Ancient Feminine Wisdom, per te che hai scelto la variante dell'asterite. Che cosa porta il transito di Giove in Toro? Le Esperidi, i guardiani. E infine estraiamo l'oracolo degli spiriti della natura. Per te che hai scelto la variante dell'asterite, la fusaggine. In realtà qua secondo me ti porta una grande crescita a livello economico e materiale, una grande stabilità, perché il terzo cavaliere fondamentalmente è molto affine a quello che è il cavallo di denari nel tarocco, ma anche la giustizia, e quindi è un equilibrio e anche un adeguato nutrire il proprio percorso, proprio appunto di un qualcosa che si è seminato in precedenza. Quindi comunque qua mi va a dire, guarda, il tesoro interiore delle Esperidi, che hanno superato, cioè per arrivare al giardino delle Esperidi bisogna superare il drago, bisogna comunque riuscire a fare delle prove, e alla fine ci sei davanti alle Esperidi. L'albero, vedi, è ricco di tesori, è comunque un qualcosa che ti è concesso contemplare, e anche la fusaggine ti dice il filo del tuo destino lo puoi costruire, lo puoi trovare, fra virgolette, dentro di te attraverso quelle che sono le tue scelte, benché comunque il tuo destino a grandi linee è già tracciato, però in realtà poi le scelte singole le fai tu. Ecco, qui secondo me, allora, per qualcuno sarà un nuovo progetto lavorativo che porta molta abbondanza, un nuovo investimento, qualcosa che ha a che fare con i soldi, perché qua veramente ha a che fare
almeno 2 carte qua hanno a che fare veramente con il benessere materiale, quindi sicuramente se ti risuona come variante, tu hai avviato un'esperienza lavorativa, un progetto, un investimento, una vendita, o se attendi un finanziamento, un'eredità, ecco qua comunque c'è un grande beneficio economico, c'è una crescita economica anche secondo me abbastanza vertiginosa, abbastanza veloce, ecco, mi viene da dire. Andiamo un po' a vedere con le carte del Goetia Tarot, perché io credo che qui si parli, ok, sì, si può parlare anche di mettere su famiglia, a dirti la verità, però credo che principalmente qui sia proprio un discorso di frutti del tuo impegno a livello lavorativo, a livello progettuale, a livello di investimenti. Penso che ci sia proprio il frutto di un qualcosa. Per te che hai scelto la variante dell'asterite, vediamo un pochino, Giove in Toro, quali energie e come le concretizza. E il 10 di coppe, che ti è uscito anche prima, l'abbondanza. Qualsiasi sia il tuo cammino, qui c'è la riuscita di un qualcosa a cui tieni particolarmente. Ora non voglio parlare prima di aver, però, l'imperatore, la morte, e la temperanza. Addirittura qua potrebbe esserci veramente un trasferirsi per motivi di lavoro, sì, o un avviare una dimensione lavorativa propria, o un trasferirsi, un cercare il lavoro e credo anche a seguito di quello che può essere un cambiamento radicale di vita dovuto anche con un imperatore e con una carta di 10 di coppe che mi esce 2 volte a quello che è un matrimonio. Qui c'è questo, quindi è o veramente una convivenza, un matrimonio, e quindi anche il trasferimento, l'accasarsi, o è un aprire un'attività in proprio ma comunque con solide basi, o l'accedere a un grande beneficio economico, o il vedere i frutti di un qualcosa, cioè qui è proprio una crescita. Allora, per qualcuno sarà crescita anche a livello di possibilità di convivenza, di matrimonio, perché secondo me qua proprio il discorso di casa c'è, proprio il discorso di trovare una propria dimensione abitativa o lavorativa, quindi qua potrebbe essere ideale per chi lavora da solo. Vedi, 3 di denari è proprio la carta degli artigiani, la carta dei piccoli commercianti, la carta della persona che ha comunque un'attività, ma anche del cartomante, cose si è. Re di spade, e l'asso di denari, sì. Sì, questo per me è un cambio di abitazione, per qualcuno di lavoro e abitazione, per qualcuno di matrimonio e quindi anche di abitazione, e comunque rappresenta un grande beneficio economico e la concretizzazione di un progetto lavorativo. Quindi la griglia è questa, poi chi ci avrà la convivenza, chi ci avrà il progetto lavorativo, chi ci avrà l'eredità che finalmente riesce ad avere, chi ci avrà da iniziare tutto e metterà in cantiere una sua dimensione lavorativa o comprerà casa. Ecco, qua riguarda proprio la quotidianità che viene ad arricchirsi di un grande potenziale, per alcuni addirittura con convivenza o un matrimonio. Matrimonio secondo me è molto, cioè convivenza o matrimonio secondo me qua sono molto
possibili, perché qua 2 volte il 10 di coppe, una volta l'asso di denari, beh, caspita. Tra l'altro Jodorowsky dice che la morte rappresenta anche una persona che accompagna il cambiamento. Ora, la persona che accompagna il cambiamento può essere in bene, ma può essere in male. Se mi va su un asso di denari non è in male, è in bene. Quindi qua può essere appunto un qualcuno che entra nella tua vita con cui si pianifica nel tempo, o magari se già c'è, si pianifica nel tempo una convivenza che quindi ti cambia la vita in quanto ti invoglia a fare il grande passo. Ok, ci sta, però ecco, qui è proprio inerente la tua situazione di stabilità che va ad essere accresciuta. 7 di denari, quindi 4 di coppe, il lusso addirittura, o la lussuria anche, quindi tornano i 2 temi, lusso e lussuria sono i motivi, i fili rossi di questa, e il 9 di bastoni, quindi la fiducia, anche il riuscire a creare una propria dimensione, padronanza di tecnica, padronanza anche di tecnica magica. Qui vai solo verso l'abbondanza, qui Giove fa il suo, diciamo, uno dei suoi compiti più classici è quello di accrescere le possibilità. Bisogna vedere poi se queste possibilità appunto già ci sono o devono proprio essere messe in campo, però ecco, qui ti porta proprio abbondanza a livello di posizione sociale ed economica. E quando dico sociale intendo anche fidanzamenti, matrimoni. Sì, non sarà per tutti di averle entrambe, però sì, è così, assolutamente. E secondo me qua quello che tu potresti aver fatto, tu potresti aver seminato a livello lavorativo, perché mi sembri una persona, come ti ho detto prima, che nonostante le molte possibilità anche di aprirsi al momento forse è più settata verso quella che è la sua realizzazione materiale, quindi comunque qua è quella che va prima a dare frutto, o che comunque va a dare frutto in tempi abbastanza rapidi, però anche l'altra è abbastanza rapida, perché poi sì, ok, un asso di denari forse non è velocissimo, un 10 di coppe nemmeno, ma una morte, quindi l'entrata di un qualcuno se sei single, o la decisione se sei già in coppia di concretizzare con quest'asso di denari, comunque alla fine viene presa in tempi rapidi, poi magari si concretizza dopo, però viene presa in tempi rapidi. E questa è una variante veramente stupenda. Direi che possiamo finirla qua, tanto c'è proprio abbondanza, soprattutto ti ripeto, lavorativa e di soldi e anche di possibilità. Dai, te lo sto ripetendo a macchinetta, non va bene, altrimenti diventa un giradischi rotto. Ti ringrazio per averla vista, questa variante bellissima. Fra l'altro, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato quali saranno gli effetti del transito di Giove nel segno del Toro, transito che perdurerà fino al 26 maggio 2024. Io mi auguro che questa videolettura ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Tante, in quanto per la maggior parte dei segni è probabile che sta minchia. Via, rifacciamolo. Giove in Toro diventa più pragmatico, diventa più cazzo di falla, su. Benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 227. Oggi vaffanculo, che accresce le possibilità. Giove è il grande cazzo e lungamente atteso
il transito di Giove dal cazzo. 3 varianti che ci hanno raccontato qua, vaffanculo, del transito di Giove nel segno del Toro, transito del Toro, vaffanculo.